Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepariamo degli involtini davvero deliziosi, ripieni di scamorza e di prosciutto. Per realizzarli ci occorrono circa 500 g di carne di bovino. Io vi suggerisco di comprare il carpaccio perché è una carne davvero molto sottile, sarà circa un 2 mm di spessore, dopo ve la farò vedere meglio. Dopo ci occorrerà una scamorza fresca come questa che ha un sapore davvero delizioso, del prosciutto cotto, circa un 100 g di formaggio grana padano grattugiato, dell'olio extravergine d'oliva e naturalmente un 300 g di pan grattato per andare a fare la nostra panatura. Allora, innanzitutto vi mostro la carne. Questo è il cosiddetto carpaccio, guardate quanto è sottile. Sottilissimo. Spesso mi chiedete che tipo di carne uso. Uso appunto questo che è carpaccio di bovino. Se volete chiedere proprio il nome del pezzo vi suggerisco una scottona, però vi ripeto, al supermercato la trovate proprio sotto forma di nome carpaccio di bovino. A differenza delle cotolette, qui non utilizzerò dell'uovo per creare la panatura, ma semplice olio extravergine d'oliva. Quindi copriamo con un leggero strato di olio e con le nostre mani semplicemente andiamo a inumidire il nostro carpaccio in questo modo. Mano a mano che li oliamo leggermente li andiamo a posare in un altro piatto. Non ne occorre molto, occorre diciamo il giusto che ci servirà per far attaccare la panatura. Vedete? Si aggiunge un pochino alla volta. In una teglia versiamo il pan grattato e il parmigiano grattugiato. Per chi ama i sapori più forti, più decisi, suggerisco di utilizzare magari del pecorino al posto del parmigiano come ho fatto io e volendo possiamo profumare ulteriormente con del prezzemolo fresco tritato e dell'aglio schiacciato con uno schiacciaglio. Prendiamo poi una bella scamorza di queste fresche che sono davvero buonissime e la tagliamo a piccole fettine. Tritiamo grossolanamente anche il nostro prosciutto cotto o se preferite un altro tipo di salume, a vostra scelta. Prendiamo adesso la nostra fettina e andiamo a pressare bene con il pan grattato. In questo modo il pane resterà attaccato alla carne. Ripetiamo l'operazione. Fate un po' di forza quando impanate la carne e voilà. Adesso guardate, prendiamo una fetta di prosciutto e la posizioniamo qui all'inizio insieme a una fetta di scamorza e facciamo questa cosa: cerchiamo di creare un bordino che vada a contenere il ripieno senza farlo fuoriuscire, in questo modo, e stringiamo bene mentre andiamo ad arrotolare. E voilà, il nostro primo involtino è pronto e ce lo mettiamo qui da parte.
Procediamo con il secondo involtino. Se non vi piace il prosciutto cotto, potrete utilizzare ovviamente il salume che preferite, magari dello speck che rilascia un sapore più deciso, più pepato. Invece il prosciutto cotto naturalmente conferirà un sapore molto più delicato. Quindi prosciutto, un pezzetto di scamorza e cerchiamo di chiuderlo in questo modo, cercando di fare questo bordino che possa contenere al meglio. Possiamo anche stringere un pochino così da fargli mantenere meglio la forma. E anche il secondo è pronto. Naturalmente sono dei pezzi di carne irregolari e quindi non ci viene una forma perfetta, però l'importante è che siano deliziosi e teneri. Prendiamo adesso una pirofila, la ungiamo con dell'olio o se preferite potete ungerla con del burro. Il sapore verrà ancora più rotondo, ancora più dolce. Posizioniamo quindi i nostri involtini, mettendoli vicino. In questo modo, con l'apertura rivolta verso il basso, si manterranno da soli e non avremo bisogno di chiuderli con degli stuzzicadenti. Pronti per andare in forno a 200 gradi per 15 minuti. Per i più golosi consiglio di mettere sulla superficie dei fiocchetti di burro. E voilà, ecco a voi i nostri involtini prosciutto e scamorza appena sfornati. Vediamo come si presentano all'interno. Sono davvero tenerissimi e si sciolgono in bocca. Uno spettacolo. Guardate che belli. Bene, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Ciao!